Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, questo video è un video diciamo bonus, nel senso che è un'estensione dei video sul lavoro che normalmente faccio raggruppati per segni zodiacali. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche e lavorative per il mese di dicembre 2023. Wow, Sagittario, abbiamo la carta del mondo. Periodo di compimenti, periodo di risultato, periodo di conclusione e per qualcuno può anche parlare di trasferimenti, di cambi, della chiusura di un ciclo per dare il passo al ciclo nuovo. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Lo vedete anche scritto qui e inoltre sempre nella descrizione trovate anche il link al video per quello che riguarda il corso di tarocchi di gennaio 2024. Quindi sappiate che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi. Se volete avere più informazioni o guardate il video o mi scrivete un'email. Bene. Ok, partiamo subito con un 5 di pentacoli, un 6 di coppe, un cavaliere di coppe, un 9 di bastoni, abbiamo l'imperatore, un 9 di coppe, ne sono uscite un sacco. Direi di prendere solo quelle che si sono girate, quindi il 5 di coppe e la carta degli amanti, ma per curiosità vado a vedere queste. 7 di coppe, 2 di bastoni, 8 di spade. Non ci siamo persi niente. Va bene. Allora, ragazzi, partiamo da questo 5 di pentacoli, dal 6 di coppe. Ho come l'idea che qui ci sia un momento di cambio. Allora, ho la sensazione che sia una questione familiare per qualcuno, ehm, e ho anche l'idea, questi sono i primi messaggi che mi sono arrivati, poi adesso andiamo a vedere, però ho anche l'idea che potrebbe esserci qualche fratello, qualche cugino, qualche parente che magari vi arriverà in aiuto. Se non è un aiuto economico, diciamo che vi darà la sua spalla su cui appoggiarsi. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 5 di pentacoli. Abbiamo l'appeso e un 6 di spade. Ve le sposto un po' così le vedete tutte. Ok. Allora ragazzi, qui ho come la sensazione che ci sia stata un problema nel passato, magari anche a livello familiare o semplicemente nella vostra vita per quello che riguarda il vostro passato, appunto, che potrebbe essere in via di risoluzione verso dicembre. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Asso di coppe, cavaliere di coppe. Guardate, io qui ho proprio la sensazione che sia ora di lasciare una vecchia dinamica di comportamento, un vecchio luogo, persone. C'è qualcosa qua che avete bisogno di lasciarvi indietro, anche se vi dirò che 6 di spade normalmente fa riferimento
agli atteggiamenti, diciamo alle credenze limitanti, agli atteggiamenti che si sono acquisiti durante l'infanzia. E vi dico che c'è qualcosa fortemente legato all'infanzia perché abbiamo anche un 6 di coppe. E poi mi stupisco perché abbiamo questo asso di coppe e questo cavaliere di coppe. Vederle così, queste carte, fanno tutte pensare a una storia d'amore che è iniziata magari con una persona che non si vedeva da molto tempo. Ora, siccome è una lettura di lavoro, diciamo che ci potrebbe essere una nuova offerta, un nuovo anche amore, magari sì, un nuovo inizio, una nuova idea, insomma è come se un sogno nel cassetto diventasse realtà. C'è comunque un nuovo inizio, diciamo così, a dicembre. E se siete, per esempio, lavoratori dipendenti, vi dico, potrebbe essere un nuovo amore che sboccia, che sboccia. Qualcuno è stato trasferito in un reparto che magari non sente suo. Perché con queste carte è un po' come se qualcuno fosse rassegnato ad andarsene da una situazione, da un luogo. E qui però poi il fatto che ci si allontani dà il passo a questo asso di coppe, a questo nuovo inizio, a questo cavaliere di coppe, quindi al movimento, a questo sogno che si realizza. Qualcuno potrebbe anche iniziare a lavorare magari con dei bambini, visto che adesso andiamo vicino al Natale, quindi magari ci sono delle nuove attività lavorative per chi è disoccupato, tipo il truccabimbi, tipo, non lo so, l'animazione, le feste, cose di questo genere. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Abbiamo un'imperatrice e la carta della luna. Allora, vi dico che sì, sento che potrebbe essere un familiare quello che arriva a darvi più che tutto sostegno morale per quello che volete fare voi, per questo nuovo inizio, diciamo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. La stella, di nuovo il 6 di coppe e la regina di coppe. Allora, per molte persone qui ho l'idea che a dicembre prenderà corpo, prenderà forma, prenderà struttura, un sogno che state lavorando, su cui state lavorando da tanto tempo. Ok? Qui le carte vi dicono letteralmente, ragazzi, di proteggere quello che è il vostro sogno, di mettere delle barriere. E non importa se adesso non vedete un punto d'arrivo, se non vedete obiettivi, se non vedete neanche risultati, per dire. Perché bisogna comunque, diciamo, proteggere le proprie idee fino a quando non son concrete. Vi dico, avete l'imperatore, quindi qualcosa si concretizza. Infatti adesso lo andiamo a vedere, questo imperatore. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 8 di spade. Vi dico ragazzi, qui avete imperatrice e imperatore, sento di nuovo la questione di tipo familiare. In realtà verso la fine, diciamo, del mese, inizio 2024, ci potrebbe essere questa fase di attesa, ma ho come l'idea che serva più per sedimentare, per costruire. Vi dico, l'imperatore molte volte parla di stabilità e anche di casa, quindi per qualcuno ci potrebbe essere questo cambio di casa, questo trasloco, trasferimento. Vi dico, molte persone si sentono un po' obbligate a fare questa cosa. Non è proprio una decisione fatta a cuor leggero perché si ha piacere di cambiare, ma si sente che si deve cambiare. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Asso di denari e mondo. Guardate ragazzi, mm, diciamo verso fine anno, inizio anno, le cose cambiano perché qui abbiamo un 9 di coppe che è una carta di grande, ma grande
appagamento personale ed è un appagamento a livello di orgoglio, a livello di emotività, è una carta di qualcuno che ha raggiunto un certo tipo di traguardo ed è orgoglioso di quello che ha raggiunto, se lo gode, se lo sta godendo, no? Letteralmente. E qui abbiamo anche un asso di denari che sono i nuovi inizi, qui anche questa è l'idea e questa è l'idea che si concretizza, ok? L'idea che viene piantata, il seme che può germogliare e qui abbiamo il mondo di nuovo. Mi riprende questo momento di trasferimento, di trasloco, di allontanamento, di cambio, di conclusione. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 8 di bastoni al contrario e 10 di spade. Allora, qui ho come la sensazione che potrebbe, diciamo, con questo 5 di coppe, potrebbe esserci un po' di amaro in bocca perché magari non riuscirete a comunicare quello che voi ehm, avete in mente, diciamo in modo armonioso, in modo equilibrato, in modo... ho come la sensazione qui che qualcuno non abbia fatto in tempo a salutare qualcuno che si è lasciato indietro. È come se non ci fosse stata una reale chiusura. Può essere un affetto, anche se c'è la carta degli amanti, non è detto che sia una questione romantica, anche se qui sì che profumava di romantico. Andiamo a vedere anche gli amanti. 7 di spade. Ancora uno. E 9 di spade. È come se qualcuno si rendesse conto delle maschere che sono state portate fino ad adesso. 9 di spade è una carta che ci parla di preoccupazioni legate al passato e le vedo qui. Guardate, se fosse che, per esempio, se siete i figli e per ragioni lavorative, insomma, ve ne dovete andare, dovete lasciare i genitori, c'è come un senso di vuoto emotivo, un po' di tristezza, però più verso gennaio, secondo me, dovuto a questo distacco. Tenete presente che la carta degli amanti fa anche riferimento al momento della scelta, allo scegliere tra il vecchio e il nuovo. Qui è come se la scelta la steste pensando e qui si concretizza. Qui c'è la nuova idea, la nuova possibilità, quello che si apre, la nuova proposta anche, e qui c'è la possibilità di concretizzarla. Andiamo a vedere Osho. Divertimento e miseria, interessante. Ehm, allora, da un lato è come se vi dicessero di prendere la vita più alla leggera, questo è un fante di bastoni, come se avessi bisogno di ritrovare un po' di entusiasmo, di vivacità, di gioia, di passione proprio per la vita, per le cose, per il lavoro, per quello che fate durante la vita quotidiana, la ragione per cui vi alzate il mattino. E poi abbiamo la carta della miseria. Questa, secondo me, che è un 4 di denari, qui avete 5 di denari, nasconde una certa paura o di non guadagnare abbastanza o di non essere riconosciuti. Questa carta è una carta che parla di attaccamento, normalmente è un attaccamento alle cose materiali, ma è anche un attaccamento alla zona di comfort. Mm? Voi proteggetevi, pensate a mettere i limiti, pensate a creare al di fuori di quello che avevate prima la vostra zona di comfort, dove vi sentite al sicuro. Andiamo a vedere ancora una fatina. Ah, questa carta vi dice aspettate per l'inverno.
e vi dice che praticamente questa fatina durante l'inverno vi aiuterà a manifestare i vostri desideri del cuore. E vi dice purché le vostre intenzioni siano per il più alto bene di tutti, anche degli altri, non solo il vostro. Quindi se state facendo lavori di manifestazione, cercate di manifestare qualche cosa che sia per il più bene, per il più alto bene comune. Ok? Quindi se siete voi e un'altra persona, che il bene sia delle due persone. Poi abbiamo manifestazione, appena detto. Ok, allora, vi dice, siate molto onesti per quello che riguarda quello che volete nella vostra vita. E qui vedo il 7 di spade e il 9 di spade che vi dicono un po' di togliere la maschera, di non stare neanche troppo attaccati Questa è una carta di avidità, qui avete la miseria. O qualcuno è in carenza, cioè ha una mentalità di carenza, quindi ha sempre paura che manchino, o si ha paura che non si arrivi a fine mese, che poi in realtà se fate i conti ce la si fa, ma c'è sempre questa paura latente. Ok, quindi toglietevi un po' le maschere, cercate di capire che cosa, che cosa, diciamo così, vi tiene intrappolati nella materia, mi viene anche da dire. Comunque, questa carta vi dice che se fino adesso avete pensato a cosa manifestare, asso di coppe, adesso è ora di fare un'azione concreta, asso di pentacoli. Dovete concretizzare, dovete mettere giù il seme e qua nello specifico vi dice scrivete. Il primo passo per manifestare è aprire un quaderno e scrivere letteralmente quello che volete manifestare. E poi abbiamo questa carta che dice che sì, che vedere è credere, quindi quando si vede qualche cosa si crede, ma è vero anche il contrario, cioè quando si crede fortemente qualche cosa, poi ad un certo punto lo si vede, quando si crede che qualche cosa possa iniziare, ad un certo punto lo si vede concretizzato, ok? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con la condivisione del video se avete piacere. Se volete potete anche lasciare un commento, a me piace sempre leggere i vostri commenti, potete anche abbonarvi al canale. Vi ricordo l'iscrizione al corso di Tarocchi 2024, l'email è quella e sotto c'è il video che spiega il programma insomma del corso di Tarocchi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!